Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, io sono la Fra e lei è la Feli. Ciao ragazzi. Oggi sono in sua compagnia perché faremo una cosa un pochino particolare e sono richieste le sue conoscenze. Infatti lei, è la mia amica, ha un blog di alimentazione sana e fitness che dopo vi lascerò in descrizione. Allora, lei è una mia amica da tantissimo tempo, noi ci conosciamo da molto tempo e condividiamo la passione per i videogiochi. Infatti anche lei è un'appassionata della saga di Metal Gear Solid. Assolutamente. Quindi insieme a lei oggi assaggeremo i Calorie Mate. Qui potete vedere i Calorie Mate che abbiamo, sono di diversi gusti, tra poco vi spiegheremo quali sono. C'è anche la lattina che però non assaggeremo. Io ringrazio tantissimo il mio follower Luca che mi ha mandato questi dal Giappone, perché lui è stato in Giappone e me li ha inviati come regalo e io lo ringrazio tantissimo perché è impossibile trovarli qua e avevo troppa voglia di averli all'interno della mia collezione di Metal Gear Solid, perché dovete sapere che i Calorie Mate sono considerati ormai dai fan un pezzo da collezione, nonostante siano delle barrette che vengono vendute in Giappone da anni e quindi vengono mangiate normalmente. Quindi cosa c'entrano i Calorie Mate con Metal Gear Solid? C'entrano perché nel capitolo Snake Eater erano uno degli oggetti che permetteva a Snake di recuperare la stamina, anzi erano l'oggetto che gli permetteva di recuperare tutta la stamina. Infatti io generalmente quando concludo una run non la utilizzo mai perché la conservo sempre per il momento giusto e poi non arriva mai. Allora, visto che c'erano diversi dialoghi in Metal Gear Solid che parlavano delle Calorie Mate e le pubblicizzavano, volevamo un pochino guardare effettivamente se sono un alimento così bilanciato come Paramedic ci diceva via codec e se sono effettivamente poi successivamente anche buone come diceva Snake, perché Snake quando le mangiava diceva una delle sue frasi molto tipiche, mi sembra che diceva o comunque. Quindi adesso vedremo prima di tutto quanto sono effettivamente equilibrate. Questa cosa la farà Feli perché lei se ne intende molto di più di me. Allora, queste barrette non sono barrette energetiche come si può pensare, ma sono barrette sostitutive di un pasto e lo capiamo dal fatto che più o meno hanno 400 calorie, cosa che nessuna barretta energetica può avere, e in teoria vengono, tra virgolette, vengono spacciate come cibo balanced, quindi abbastanza equilibrato. In realtà io avrei qualcosa da ridire perché leggendo gli ingredienti in realtà viene fuori appunto che hanno più o meno 22 grammi di grassi e 40 grammi di zucchero e pochissime proteine, quindi diciamo che a livello proprio nutrizionale non sono il massimo. Ovviamente visto il numero elevato, visto il quantitativo elevato di zuccheri possono essere utili a chi come Snake, poverino, deve mangiare questo e basta. E per quanto riguarda il gusto, anche lì non mi fiderei tantissimo del gusto di Snake. Lo scopriremo. Esatto. E interessante che vengono considerate dietetiche da Paramedic e si parlava infatti della questione delle geishe in quanto le geishe lo mangerebbero perché dietetiche, ma in realtà visto il quantitativo di grassi così dietetiche non sembrerebbero, probabilmente ciò è dovuto al fatto che avendo un numero di calorie preciso nel calcolo delle calorie totali è molto più utile mangiare questi e non, però a livello proprio nutrizionale non sono il massimo, quindi a meno che non siete Snake e non dovete fare una missione di sopravvivenza, ve le sconsiglio, ecco. Quindi potrebbero essere utilizzate, diciamo, per dimagrire perché si sa esattamente quante calorie si assume. Ecco perché, se vi ricordate, c'era anche un dialogo di Eva che insomma cercava di farsi regalare una di queste barrette da Snake perché voleva appunto perdere peso e tra l'altro poi si offendeva perché pensava che Snake le stesse dicendo che era troppo grassa. Era molto divertente quel dialogo e questo spiegherebbe appunto perché c'era questa credenza più che altro che facciano appunto dimagrire. Ora direi che possiamo procedere nell'assaggiarle. Sì. Allora io direi che assaggeremo la versione. Allora qui abbiamo diversi gusti che sono di diversi colori. Questa bianca è quella plain, quindi quella liscia senza nessun gusto particolare. Quella verde è ha la frutta, quindi ha dentro diversa frutta, soprattutto limone. Quella nera è al formaggio, che mi attira tantissimo sinceramente, però non assaggeremo. Assaggeremo questi ultimi due gusti, quindi quella rosa che è all'acero e quella al cioccolato che è quella rossa. Assaggeremo queste due perché la versione al cioccolato era quella che Snake mangiava e quindi che si trovava nel gioco nella versione originale per PlayStation 2, mentre quella all'acero è quella che c'è nella versione HD, quindi assaggeremo proprio quelle che aveva assaggiato Snake. Ok, allora direi, quale vuoi?
Cioccolato acero? Acero. Vai. Perché mi voglio male. Ok, li apriamo facendo un pochino di attenzione, giustamente, visto che sono da collezione, che così poi li richiudiamo. Ok. Allora, ci sono dentro 4 barrette divise in 2 confezioni da 2. Ogni barretta è di 20 grammi per un totale di 80 grammi di... Infatti, per essere considerato sostitutivo di un pasto, bisognerebbe mangiare tutto il pacchetto. Accidenti. Buona fortuna. Ma sei buono. Ecco, il mio problema è che credo non sia buono, però vedremo. Ok. Eccola qua. Ah, Posso dire che sembrano biscottini per cani, cioè... è vero. Sembrano. L'odore non è malissimo. Cosa sa di cioccolato, si sente? Questo sarà di acero. Ok. Però, insomma... Vai prima tu. Ok. Sa di Swiffer. Ve lo giuro, sa di Swiffer. Se lo Swiffer avesse... Ma... Oh mio Dio. Ah, non è malissimo come credevo, comunque. È molto secco. È secco. Tanto secco. E sento che è anche unta questa, è unta. Si fa fatica a deglutire un po'. Però... Beh. Allora, secondo me questa è un pochino meno secca perché ha il cioccolato dentro e si sente tanto. Non è così secca assolutamente, sembra più un biscottino. Sì, sembra un biscotto, però visto comunque l'altezza, un biscotto bello gnocco. Tieni. Facciamo? Mi sa che questo è meglio, sai? Questa profuma anche un buon odore. Sa di cioccolata. Ok, vado. È meglio. Questa è molto meno secca. Ma poi l'acero è un gusto un pochino particolare. Questa è quasi buona. Questa non è male, sono di biscotto al cioccolato. È fortissimo questo. È terribile. Ma questa... Allora, mi aspettavo peggio. Sono partita con le peggiori intenzioni e con le peggiori idee, invece non è così male. Sì. Questa, quella... Sì. Beh, però no dai, non sono male alla fine. No. Cioè, andrei avanti ma mi fermo. Infatti. Queste qua sono buone davvero comunque, cioè non sono male. Sì, sembra un biscottino. Questo è strano. Cioè proprio... Ma poi cosa è sto? C'è roba dentro. Ne mangiato? Come dovrà mangiare? Forse sono quelle al formaggio che fanno schifo, sai? Forse sono più... Questa qui, vabbè, dividiamo. Sai, cioè, sa di formaggio se la usi bene. Sì. Non è proprio buona questa qua è meglio. Tanto volevo vedere se riuscivo a farla vedere bene com'è dentro la grana. È lontanissimo la videocamera. È bella pastosa, direi. Sì. Non è così asciutta come pensavo. No. Tra l'altro mi dispiace tantissimo averle aperte, perché ripeto, davvero sono da collezione, quindi il ragazzo che me le ha inviate sicuramente era convinto che le avrei lasciate sigillate, però io sono molto golosa, quindi volevo sapere il gusto che avevano, anche per, insomma, sapere la reazione di Snake se era esagerata. Lo è. Sì. È esagerata, però... Beh, insomma, anche... Beh, è anche comunque qualcosa di veramente simile al cibo rispetto a quello che mangio di solito. Sì, Ecco, poi quindi... insomma lui aveva delle reazioni esagerate anche per insomma, Sì, anche cose per i indicibili. serpenti, quindi... Sì. Ok. Allora, devo dire che in base a quello che mi avevano detto, perché quando ho detto che volevo fare un video reaction nel quale mangiavamo le Calorie Mate, tutti mi avevano detto: oh no, le Calorie Mate sono una cosa orribile, davvero sono secche, ti asciugano la bocca. Invece no, cioè... Davvero, sono dei dolcetti, non lo direi mai tra l'altro che sono così calorici, non si sente No, infatti. tutto quel grasso. Il gusto è più equilibrato dei valori nutrizionali, ecco, quindi... Sì. Perché visto che tutti quanti dicono che fanno schifo, cioè schifo non fanno, nel senso... No, infatti. No, Schifo non fanno, sono un po' secchi, questa qua no, quel cioccolato no, questa qua è secchissima. Però, insomma, non sono immangiabili o che devi andare in bagno a sboccare. Forse quello al formaggio, ma... Vuoi mangiarla? Anche quella. E un po' chi le mangia. No.
Mi spiacerebbe perché così tipo le rovini. No, dai, dire che va bene. No, va bene così, dai. Prendiamo queste qua. Ok. Ok ragazzi, quindi nel complesso, se volete avere i Calorimate per assaggiarli, vi consiglio, direi che vi consigliamo Sì. quello al cioccolato, perché insomma gli altri gusti sono un pochino particolari, quindi sono molto intensi, invece quello al cioccolato sembra proprio più un dolcetto. Un biscotto al cioccolato. Comunque tenete presente l'apporto calorico che Esatto. hanno, insomma non è il caso di aprirla e mangiarsela tutta e poi andare fuori a cena, ecco. Diciamo che è o questo oppure un pasto. Esatto, se no magari la tenete sigillata da collezione e basta. Se mai ci dovesse essere un'invasione zombie, Esatto. sia mai che... In casa ce l'avete in dispensa, insomma. Ok, allora io direi che ci possiamo salutare. Mi raccomando, fate un giro sul blog di Feli e sul suo Instagram, dove potete seguire tutte le sue ricette che vi assicuro che sono davvero, davvero buone. Oltre a essere sane, sono davvero buone. L'ho pagata, Anche stasera, a stasera ne approfitterò. E quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Come al solito lasciateci un commento per dirvi insomma se avete mai assaggiato i Calorimate, se avete intenzione di farlo e se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi. E assolutamente iscrivetevi al canale. Grazie e ciao a tutti!